Aggiornamento di calciomercato Inter in questa giornata che dà il via ufficialmente alla fase finale della sessione estiva, perché alla luce di quello che sta succedendo proprio in queste ore, a brevissimo avremo gli ultimi sviluppi con le ultime operazioni con cui verrà completata la rosa dell'Inter per la stagione 2023-2024. E allora, in questo episodio ho deciso di fare un aggiornamento con le notizie più importanti del momento, alcuni incastri da tenere veramente sotto osservazione e poi voglio sottoporvi in chiusura anche una mia riflessione sul discorso dell'età di questa rosa, visto che si è molto dibattuto del tema del ringiovanimento, molti stanno mettendo in discussione considerando alcuni colpi over 30 che hanno fatto discutere, cerchiamo appunto di fare chiarezza e di fare alcuni ragionamenti insieme in questo nuovo episodio in cui vi do il benvenuto e il ben ritrovati amiche ed amici passione interisti, vi invito subito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti, è completamente gratis e ci date una grande mano continuando a far crescere il nostro progetto che cresce sempre di più grazie al vostro supporto, grazie alle vostre iscrizioni. Quindi mi raccomando, clic subito sul tasto iscriviti e continuate a seguire i nostri approfondimenti. Allora, andiamo con ordine. Oggi parliamo di mercato e partiamo dal nome più importante perché ci sono anche degli sviluppi proprio in questi momenti. Mi riferisco ovviamente a Benjamin Pavard, il difensore del Bayern Monaco. Inter e Bayern hanno già un accordo definito in un'operazione da circa 33 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Il giocatore ha già fatto tutto con l'Inter e vuole fortemente l'Inter. Si sta attendendo che il Bayern definisca, diciamo, la decisione sul nuovo innesto sulla corsia per liberare proprio il francese, che a quanto pare avrebbe saltato l'ultimo allenamento del Bayern, sembra ufficialmente per una malattia, non è stato meglio specificato, tutto fa pensare però che davvero ci siamo, tant'è che vi dico dall'Inter fanno sapere che sperano di poter avere Pavard a Milano tra giovedì e venerdì per sottoporlo alle visite mediche di rito, quindi poi firmare i contratti e metterlo a disposizione di Inzaghi già per la partita di lunedì contro il Cagliari, lunedì 28, visto che tra le altre cose Acerbi e Darmian nell'ultima seduta di allenamento hanno lavorato a parte, quindi diventa ancora più urgente secondo me tappare quell'emergenza con Inzaghi che ha già chiesto comunque a prescindere un difensore importantissimo. In diretta alle 19:30 vi aggiornerò con le ultime su Pavard perché potrebbero esserci sviluppi davvero a momenti, quindi mi raccomando ricordatevi di seguirci anche in diretta. Rimane comunque l'ottimismo, anche se diciamo che questa estate abbiamo imparato che finché non ci sono le firme sui contratti bisogna sempre stare attenti. Accanto a Pavard però, come vi dicevo, stanno prendendo quota, ecco, diciamo, degli scenari per impostare l'ultimo colpo di mercato dell'estate, se non addirittura gli ultimi due. Perché? Correa durante l'estate, lo abbiamo detto più volte, è difficile piazzarlo, non è semplice, ma l'Inter ha sempre pensato che in qualche modo sarebbe potuta riuscire a cederlo altrove per liberare uno spazio per un ulteriore ingresso nel reparto offensivo. Contro il Monza l'esclusione di Inzaghi è stata secondo me molto in direzione di creare una forzatura, di spingere il giocatore verso l'uscita e a quanto sembra, lo ha confermato di fatto anche Marotta, Correa sta seriamente adesso prendendo in considerazione la possibilità di lasciare l'Inter e di lasciare Milano. Questi sviluppi hanno fatto sì che il mercato internazionale, da quello che sembra, stia cominciando a muovere concretamente un interesse nei confronti di Correa. Ci sono il Siviglia, in cui ha già giocato, il Betis Siviglia, altra società sempre dell'Andalusia, il Bournemouth in Premier League, il Torino, se ne è parlato molto nelle ultime ore, ma nelle ultimissime ore si sono aggiunte altre due piste. In Francia hanno parlato del Lille che si sarebbe mosso in prima persona tramite il presidente appunto sul giocatore. Secondo invece l'esperto di mercato Pedulla c'è stato un sondaggio anche dell'Ipsia. Quindi attenzione perché con l'inserimento di varie società che si stanno muovendo, nonostante i 2 anni non positivi vissuti all'Inter, Correa rimane comunque un profilo di spessore per determinati club, per determinate fasce di club e quindi l'ipotesi più probabile rimane sempre quella di una partenza in prestito a delle condizioni agevoli che diciamo non liberano tanto spazio di manovra per i conti e per il mercato dell'Inter. Ma più si muovono dei club a fine mercato, vista anche la mancanza di attaccanti low cost con una certa qualità che Correa ha, non dimentichiamolo, in circolazione non ce ne sono tantissimi,
attenzione perché qualcuno effettivamente può muoversi a titolo definitivo per avere la meglio sulle altre concorrenti e l'Inter quindi potrebbe accettare anche, diciamo, di andare incontro alle società facendo una piccola minusvalenza a bilancio pur di liberarsene, cosa che ha già fatto con Gosens e ha permesso poi di andare su Carlos Augusto, quindi qualcuno che possa investire quei 15-16 milioni per Correa che farebbero fare una minusvalenza all'Inter, ma lo libererebbero anche di un peso importante, forse non è così impossibile da trovare arrivati a questo punto del mercato. E a questo punto si possono aprire poi due scenari, secondo me. Qualcuno dice che vendendo Correa definitivamente potrebbero riaprirsi dei discorsi per un attaccante più giovane e più progettuale, mettiamolo in quest'ottica qua, di Alexis Sanchez che va per i 35 anni. È una possibilità che ho letto da qualche parte. Io in realtà, scenario 2, credo che arrivati a questo punto, con Sanchez che ha già rifiutato un po' tutte le offerte, potrebbe accontentarsi di un ingaggio contenuto, anzi l'Inter dovrebbe anzi accontentarsi di un ingaggio contenuto perché alla fine contando anche la buona uscita che gli è stata anticipata l'anno scorso, qualcosina potrebbe scontarti nell'ingaggio. Comunque sembra che l'Inter abbia abbastanza deciso di puntare su di lui, secondo quello che si percepisce in questo momento. Quindi Sanchez a parametro zero dopo l'anno al Marsiglia è un'opportunità che a questo punto sta davvero intrigando l'Inter con tutti i pro e i contro che abbiamo già analizzato nell'episodio di credo settimana scorsa, ne avevamo parlato, un approfondimento sul cileno che vi invito a recuperare. E allora se riesce a piazzarlo a titolo definitivo Correa, dove finisce questo eventuale extra budget se appunto con il sostituto di Correa prendi Sanchez a parametro zero? Io terrei d'occhio piuttosto il centrocampo, perché per me l'ipotesi di permanenza di Sensi sta prendendo quota in questo momento, ma è tutt'altro che scontata e certa. Sentite anche le dichiarazioni di Marotta, le potete recuperare, ne abbiamo già parlato anche nell'approfondimento post dichiarazioni di Marotta. Per me né la società né Inzaghi hanno abbandonato l'idea di far partire Sensi nelle ultime ore di mercato e soprattutto Inzaghi forse non ha abbandonato l'idea di ingaggiare un centrocampista con caratteristiche diverse, ovvero uno più forte fisicamente che ti porta qualcosa di differente rispetto agli altri giocatori del reparto e di opportunità che possono rientrare in quel budget lì che ci sarebbe a disposizione, secondo me ci sono. Tutto Sport ha fatto vari nomi nelle ultime ore, alcuni complessi come Gurna Duat del Salisburgo che credo costi una ventina di milioni, altri più possibili forse come Ndombele che è un ex Napoli, è in uscita dal Tottenham, Barak della Fiorentina non è una primissima scelta, però con la Fiorentina i rapporti sono un po' tesi, quindi non lo so. Si è parlato di Maggiore che non ha fatto benissimo alla Salernitana, però l'Inter lo aveva già seguito allo Spezia ed è un profilo che quindi era stato già accostato. Da come ne parlano, ecco, non mi sembra che ci siano già ora delle trattative avanzate o almeno non se ne ha notizia. Mi sembrano un po' dei nomi che sono stati accostati, un po' come quando qualche settimana fa io avevo fatto il nome di Stack del Mainz da tenere d'occhio per sostituire Gagliardini, per un esempio, ecco, fatto così. Tra l'altro di questo nome ne abbiamo parlato anche nella sezione scouting del club di Passione Inter su passioneinter.club dove vi invito a fare un salto e ad entrare perché ci confrontiamo tutti i giorni su molti talenti molto interessanti. Alla luce di questi movimenti, vi dicevo andando verso la chiusura, un paio di ragionamenti sull'età di questa rosa dell'Inter. Il mercato era partito secondo me molto bene, con diversi colpi più giovani, molto interessanti, poi si è andati a completare per motivi di opportunità anche con profili più esperti. A che punto siamo allora oggi con il ringiovanimento? Ho creato una tabella che vi avevo già mostrato nella nostra ultima live serale con le età dell'Inter, da un lato la rosa 22-23 dove ho preso le età dei calciatori all'inizio della scorsa stagione, al blocco di partenza della passata stagione e l'ho confrontata con l'età dell'Inter al blocco di partenza della stagione 23-24, quella che stiamo in cui siamo già dentro, ecco. E il risultato è che sulla porta l'Inter ha mediamente abbassato l'età, anche in difesa, soprattutto se dovesse arrivare Pavard, l'età si abbasserebbe ulteriormente. A centrocampo invece c'è stato un aumento considerevole dettato soprattutto dal fatto che il blocco di giocatori rimasti ovviamente hanno un anno in più e poi l'arrivo di Quadrado ha alzato, ecco, l'età media.
In attacco al momento siamo leggermente sotto, come età media con Correa dentro, e quindi il risultato è che in questo preciso istante, senza considerare anche Pavard, l'Inter sta, in questo momento riuscendo ad abbassare l'età dai 28,73 anni di media dell'anno scorso ai 28,22 attuali. Poi le cose possono ulteriormente cambiare con gli ultimi arrivi. Dovesse arrivare il solo Pavard e mantenere in rosa Correa, si abbasserebbe ulteriormente a 28,17 circa. Dovesse arrivare invece Sanchez al posto di Correa, l'attacco sarebbe mediamente un po' più anziano rispetto all'anno scorso, età media di 30 contro i 29,5 dell'anno scorso, mentre l'età media della squadra sarebbe di 28,39, quindi comunque più bassa rispetto alla scorsa stagione, ma non così drasticamente abbassata e non così drasticamente ringiovanita. Quindi l'Inter tendenzialmente sta ringiovanendo e i numeri lo certificano e i numeri lo dicono, anche se per il momento, secondo i dati del portale Transfermarkt, rimane la rosa con l'età più alta della Serie A, anche se il dato Transfermarkt è un pochino falsato. Facciamo però qui un'ultima considerazione su questo, perché ad incidere sull'età di questa rosa dell'Inter, secondo me, sono soprattutto gli estremi. Che cosa intendo? Intendo che se andiamo a vedere bene, tranne al centro della difesa dove ci sono De Vrij e Acerbi che sono entrambi over 30, negli altri reparti ad ogni calciatore over 30 corrisponde un giocatore sotto i 30 anni, spesso anche di molto. In tanti reparti addirittura facciamo l'esempio delle coppie Barella-Frattesi o Carlos Augusto Di Marco, per esempio, entrambi sono, non dico giovani, ma hanno sicuramente entrambi tanti anni di carriera davanti. Quindi di certo l'Inter in alcune caselle ha dei giocatori in là con l'età, allo stesso tempo però diversi di questi sono anche in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Per esempio Mkhitaryan, Cuadrado e Darmian vanno dai 33 ai 35 anni, quindi alzano di molto l'età media, però a fine stagione potrebbero andar via se non si confermeranno all'altezza e al livello dell'Inter. Acerbi e De Vrij lo stesso sono non giovanissimi, sono in scadenza di contratto nel 2025. Quindi le considerazioni per me sono due. Uno, l'opera di ringiovanimento è comunque iniziata e verrà probabilmente completata l'anno prossimo a questo punto per la rosa dell'Inter. Punto numero due, ci sta a non fare questo ringiovanimento in maniera drastica nell'ottica di mantenere comunque sempre quell'equilibrio tra giovani ed esperti che per la dirigenza dell'Inter è molto importante e si tratta di una scelta strategica. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate voi allora di questa Inter che ormai sta prendendo forma in maniera quasi definitiva. Quale sarebbe secondo voi il modo migliore per chiudere il mercato? Con quali colpi bisogna fare per chiudere bene questo mercato e costruire una rosa da scudetto? Aspetto i vostri commenti che poi leggeremo in diretta alle 19:30. Vi ricordo di fare un salto su passioneinter.club se il nostro progetto vi piace e volete sostenerci, volete entrare a far parte della nostra community. Mi raccomando, andate su passioneinter.club e vi aspettiamo. Nel frattempo, per chi ci ascolta in podcast, in descrizione trovate il link ad un altro approfondimento da non perdere. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.